Bentornati nel forum. Agosto è passato, quindi possiamo ricominciare con le attività del canale partendo con la recensione di Dragon Dale, un gioco di ruolo nato dal progetto dell'Associazione Genitori di Ruolo e finanziato tramite Kickstarter. Di che cosa si tratta? Come dà titolo, Dragon Dale è una versione molto semplificata del regolamento di Dungeons & Dragons quinta edizione in modo da renderlo fruibile ad un pubblico di bambini, in particolar modo bambini dagli 8 anni in su. Proprio per questo motivo non staremo a ripetere l'intero sistema che ci viene presentato e che sono sicuro che la maggior parte di noi già conosce. Mi limiterò a farvi vedere quegli elementi che sono stati sostanzialmente presi e semplificati in modo da renderlo appunto più pratico per un pubblico di bambini. Si tratta di un gioco nato intanto da un lungo progetto dell'Associazione Genitori di Ruolo che hanno avuto modo di fare tanti esperimenti con molte sessioni con il pubblico dei bambini e che poco a poco li ha portati a prendere il sistema di Dungeons & Dragons quinta edizione e saper fare i tagli e le semplificazioni dove servano, quindi è proprio pensato per avviare i più piccoli al nostro hobby. Mi viene da dire che sia stato pensato più che altro perché il narratore o il game master, che dir si voglia, sia comunque un po' più grande rispetto ai bambini che giocano, il perché ve lo spiego in fondo al video. Ora, però, io non intendo nascondermi dietro un dito e far finta di non aver mai realizzato quel video intitolato "Perché non dovresti iniziare da Dungeons & Dragons se puoi". In realtà credo che dietro quel video ci siano stati uno o due fraintendimenti che vorrei provare un attimo a chiarire proprio in fondo al video e alle considerazioni. Veniamo quindi al nocciolo della questione. Come detto prima, il sistema di Dragon Dale è quello di Dungeons & Dragons quinta edizione riassunto in modo da essere molto più semplice per i bambini che si avviano per le prime volte al mondo del gioco di ruolo. Con illustrazioni, devo dire, molto in linea, mi hanno ricordato un po' per l'appunto quei libri per bambini magari educativi, e soprattutto è illustrato con dei paragrafi di lunghezza giusta per il tipo di prodotto che è. Anzi, guardate, vi metto un esempio a schermo. Questo per esempio è come appare la sezione del chierico nel manuale del giocatore di quinta edizione. Così invece è come appare in Dragon Dale. Spero si noti a colpo d'occhio quindi la differenza che c'è tra i due prodotti. Ovviamente tante cose sono state magari anche tagliate per rendere il tutto un po' più family friendly. Per esempio, nella sezione del chierico non troviamo i riferimenti, che ne so, alla non morte, per dire una cosa. È molto più, si può dire, molto più sorridente, gli manca quella parte un po' dark che a volte Dungeons & Dragons ci propone, quella parte più adulta, se preferite. Quindi io direi a questo punto di farvi vedere una scheda di prova del personaggio tra quelli pregenerati che potete trovare sul sito, che devo dire rende molto chiaro quali sono le differenze rispetto al sistema tradizionale. Ecco, qui per esempio potete vedere la scheda di un paladino di livello 1 dragonide chiamato Balistar Rogar. I personaggi innanzitutto in Dragon Dale sono pensati per essere dal primo al sesto livello, similmente a Brancalonia, se ricordate. Qui a destra potete notare, in alto a destra, la sezione chiamata Bravura. La Bravura va sostanzialmente a sostituire il bonus di competenza dei personaggi, nel suo caso è un +2, si può usare per l'appunto come bonus attacchi e tiri salvezza. Potete vedere qui attraverso queste piccole icone in che cosa è bravo il nostro personaggio, ovvero armi pesanti e armi a distanza. Nella sezione delle caratteristiche potete vedere che ha il vantaggio a tiri salvezza di saggezza e carisma. Qui potete notare, oltre alle caratteristiche che vi ho già detto, che il passato del personaggio è un aristocratico, in questo caso il passato sostituisce semplicemente il background, e il suo carattere, ovvero spavaldo. Noterete tra l'altro che non c'è la lista quella tipica di abilità a cui siamo abituati, molto semplicemente perché in Dragon Dale tutti i tiri invece vengono fatti sul tiro di caratteristica, similmente come potrebbe essere in Symbaroum. Ovviamente in Symbaroum però, se ricordate, si tira il D20 sotto, mentre qui rimane come in Dungeons & Dragons, si tira il D20 e si somma l'eventuale bonus. Quindi invece della lista trovate semplicemente le abilità che il personaggio effettivamente possiede, nel suo caso sono storia, arrampicata
arrampicarsi e spaventare. Qui invece potete notare in questa casella i punti squadra che praticamente sostituiscono l'ispirazione del personaggio. Qui troviamo anche il modo in cui si possono usare, appunto, usa un punto per dare un vantaggio a un alleato o uno svantaggio al nemico, però è interessante perché si possono usare anche per sbloccare alcune abilità legate al ruolo che abbiamo dentro il nostro party, perché infatti in Dragon Dale, vi mostro la seconda pagina della scheda per farvelo capire, ecco qui tra l'altro vedete l'illustrazione del personaggio molto simpatica. Potete vedere che lui è sì un paladino, ma il suo ruolo nel gruppo è quello di essere un capitano e questo gli dà alcune abilità specifiche. Per esempio, qui sono già scritte: spendi un punto squadra per convincere un qualsiasi popolano delle tue intenzioni oppure far fare immediatamente un'azione in battaglia a un alleato. È una cosa che devo dire mi piace perché mi ricorda un po' anche quella divisione dei ruoli nel gruppo che c'era anche nell'Unico Anello, titolo che personalmente adoro. Qui nella seconda parte della scheda potete notare che c'è un riassunto della storia del personaggio più la sezione per trucchetti e incantesimi. Devo dire che la scheda, per quanto sia molto più semplice rispetto a quella classica, anche per un bambino devo dire la trovo comunque abbastanza stratificata, però comunque niente di troppo complicato per dei bambini. Qui potete notare scaglie, da non confondere con la capacità di razza del personaggio o di stirpe, in questo caso che è scaglia di drago, perché qui le scaglie sono indicate in questa sezione, sono semplicemente la valuta del gioco di Dragon Dale che il personaggio possiede, la sezione per i vari stati fisici del personaggio, a terra, paralizzato, stremato, eccetera. Qui possiamo notare la lista dell'equipaggiamento e le capacità appunto legate alla stirpe e al suo ruolo. Ovviamente non possono mancare il riassunto degli attacchi e come funzionano, l'armatura e le varie utilizzi e il recupero delle capacità specifiche del proprio personaggio. Oltre a questo devo dire che la sezione del narratore mi è piaciuta veramente molto. È ottima non solo per avviare dei bambini, ma in generale la suggerirei anche per muovere i primi passi come narratore o game master. Si parla molto di sessione zero, di come creare un'ambientazione con pochi semplici elementi. Per esempio ci viene detto che data una certa area scegliete quali sono le sue principali peculiarità. Isole volanti, grandi cascate, territorio montagnoso, un grande deserto con altissime montagne stile Grand Canyon americano, cose di questo genere. Oltre ai classici consigli su come popolarli questi mondi, quindi quali devono essere le caratteristiche magari di alcuni NPC più importanti e in un qualche modo anche alcune meccaniche di sicurezza che non fanno mai male. Oltre a questo in fondo al manuale potete trovare anche l'ambientazione creata apposta per Dragon Dale, ovvero le tre valli con una piccola avventura che potete far provare eventualmente anche ai vostri figli, ai vostri nipoti o comunque se fate parte di un'associazione a tutti i bambini che magari vogliono muovere i loro primi passi nel mondo del gioco di ruolo. Oltre a quella del manuale potete trovare anche diverse avventure sul sito di Genitori di Ruolo scaricabili gratuitamente. C'è anche un'espansione che purtroppo temo sia disponibile soltanto per chi ha sostenuto la campagna Kickstarter, ovvero il diario delle avventure di Barba Piuma. Tra l'altro ragazzi ci sono anche una serie di dettagli che non ho detto mentre registravo, quindi rimedio adesso in post produzione. Dettagli riguardanti soprattutto le ispirazioni di Dragon Dale che troviamo tra l'altro elencate in fondo al manuale. Per esempio si cita la leggenda dei Cinque Anelli per quanto riguarda la gestione delle competenze che poi generano i ruoli del gruppo. C'è una meccanica riguardante anche gli orologi alla Blades in the Dark e Fabula Ultima che personalmente apprezzo parecchio. Per l'appunto viene anche citata Fabula Ultima, Old School Essential per quanto riguarda la creazione di dungeon e la generazione casuale di alcuni elementi che effettivamente sì, direi che era uno dei migliori titoli da cui poter attingere in tal senso. Con mia grande sorpresa viene anche citata l'ultima bomba per quanto riguarda la divisione in categoria delle armi e Tales of Equestria che trovo per quanto riguarda i giochi di ruolo per bambini un ottimo titolo. Poi ovviamente troviamo tutta un'altra serie di ispirazioni legati a libri, fumetti, serie TV, film e videogiochi. Ci sono anche un paio di citazioni a Dark Souls che personalmente ho trovato molto carine, ispirazioni che arrivano anche dal Signore degli Anelli, da Harry Potter, dal Silmarillion, addirittura da Percy Jackson. I fumetti invece vedo che ci sono anche molti manga, si parla di Nuyasha, di Soul Eater, di Shaman King, tutti diciamo i grandi titoli anime che più o meno potreste immaginarvi, che potete usare anche voi eventualmente come fonte di ispirazione. Ci sono serie TV come La leggenda di Aang, il principe dei draghi, che questo secondo in particolare lo trovo perfetto per un'avventura per bambini. Si parla anche di Dragon Trainer, di Principessa Mononoke, devo dire una tematica già un po' più next
next level per quanto riguarda la profondità di un'avventura. E poi ovviamente anche videogiochi come Legends of Zelda, Dragon Quest, Child of Light e Genshin Impact, sempre quel titolo c'è di mezzo. E poi Hollow Knight, Pokémon, Medieval, Prince of Persia, insomma ci sono un sacco di fonti di ispirazione, quindi trovo che di elementi che potete usare eventualmente anche voi nelle vostre sessioni da proporre ai bambini troverete un sacco di cose che potete sfruttare. Detto questo, scusate l'interruzione e andiamo alla parte finale del video. Quali considerazioni devo fare in linea di massima? La semplificazione del sistema, devo dire, è stata fatta in maniera veramente impeccabile. Si vede che dietro c'è stato un lungo lavoro che è durato molto tempo e che non è stato frutto, diciamo, di un'improvvisazione fatta tanto per cavalcare l'onda del successo di Dungeons and Dragons. Tuttavia devo dire che secondo me la descrizione delle regole per come si presentano richiedono che il Game Master o il narratore siano un po' più grandi rispetto ai bambini a cui vogliamo proporre il gioco, quindi non credo sia un gioco fatto per bambini, gestibile da bambini. Uno più grande, in questo caso appunto il Game Master, ci deve essere. Una conferma di questa cosa a mio avviso sta proprio nel fatto che Dragondale è stato un progetto portato avanti da figure adulte per bambini e quindi questo in un qualche modo si ripercuote anche nella stesura finale del progetto. Una semplificazione del sistema che devo dire porta ad uno scorrimento delle azioni, delle vari tiri di dado, delle mosse molto più fluido rispetto a quello in cui potremmo essere abituati noi che magari abbiamo a che fare con liste di talenti, di capacità particolari, di equipaggiamento eccetera, insomma tutte quelle cose di cui ho già parlato in passato. Molto bello, come ho detto prima, il comparto grafico, mi ricorda molto le illustrazioni di quei libri per bambini che devo dire comunque alcune mi sono piaciute un po' di più rispetto ad altre. C'è una piccola altalenanza, ma comunque anche in questo caso niente di particolarmente tragico. Ora, provando invece a fare un chiarimento proprio sulla questione iniziare o meno da Dungeons and Dragons che avevo trattato in quel video, qual è la questione? Dal mio punto di vista, cominciare con un sistema che ti spinge fin dall'inizio più ad un pensiero tattico più che narrativo, fatto di somme di talenti, di bonus, il possedere una spada più 3, un'armatura più 4 e che dir si voglia, da un lato secondo me ti spinge forse nel corso del tempo a ragionare appunto in maniera un po' più tattica rispetto ad una un po' più narrativa. Questo ovviamente è una cosa che nel corso del tempo si può modulare con l'esperienza. C'è da dire che inoltre nel classico Dungeons and Dragons, altra cosa che avevo provato a dire, man mano che il personaggio avanza di livello avverrà sempre di più una stratificazione di quello che potrà fare, che si traduce in una scheda sempre più piena di annotazioni delle abilità e capacità del vostro personaggio. Però un'altra cosa che avevo detto era per l'appunto legata al fatto che, e questo è oggettivamente vero, non sempre è facile trovare un'alternativa a Dungeons and Dragons per iniziare, se parliamo soprattutto di disponibilità dei giocatori. Quindi proprio per questo il senso del video era: se potete, secondo me potreste non cominciare da D&D a meno che non vogliate effettivamente cominciare da Dungeons and Dragons e nessuno può dirvi niente in questo senso. Ma se questa alternativa c'è, secondo me invece varrebbe la pena fare questo tentativo di provare con qualcosa di diverso e so che anche molti di voi l'hanno effettivamente fatto. Dragondale devo dire che parte però avvantaggiato perché è sicuramente molto più facile da diffondere, proprio perché un Game Master navigato leggendolo saprà già che è un sistema che sa già bene o male gestire al tavolo e molto semplicemente dovrà fare un lavoro di sottrazione del regolamento, non dovrà imparare qualcosa di nuovo da zero. Quindi proprio per questo secondo me sarà anche molto più facile per The Game Master poter far provare Dragondale ad un pubblico di bambini. Opinione staccata invece proprio riguardo al gioco in sé per sé. Dal mio punto di vista a volte ho un po' il dubbio che cominciando con questi sistemi un po' troppo tattici i bambini possano abituarsi all'idea che il gioco di ruolo sia per l'appunto quella, la componente tattica di cosa possiede il mio personaggio, quali bonus, quali talenti ha, piuttosto che in quella narrativa. In questo senso qualcosa quindi che servirebbe più legato alla creazione condivisa del mondo, del party e perché no di scoprire poco a poco l'avventura insieme, ma questa è semplicemente una mia opinione. Dal mio punto di vista Dragondale è un progetto molto lodevole e che funziona per il tipo di pubblico a cui si vuole proporre. Guardando quindi il bicchiere mezzo pieno devo dire che è un buon punto di partenza per dei bambini che vogliono imparare a cacciare i primi draghi dentro i dungeon e poterli portare via i tesori.
tesori. Magari tutto questo potrebbe essere invece anche frutto di un mio pregiudizio. Io, non avendo avuto modo di poter partecipare alla creazione di questo progetto, non so come i bambini si approcciano le prime volte al gioco di ruolo. È molto probabile che a loro, invece di tutto questo aspetto tattico, di tutti questi tecnicismi, non gliene importi niente e semplicemente gli dicono: tu sei un dragonide paladino, sei un fiero sostenitore della giustizia e quindi un po' spavaldo, e quindi si comportano di conseguenza, con il narratore che semplicemente gli dice lui quando poter fare le mosse e i tiri necessari. Senza contare che i Game Master avranno anche un altro vantaggio con questo, ovvero il non dover sfogliare e impararsi a memoria, ottenersi a fianco 3 manuali per poter far funzionare la base del gioco. Queste in breve erano le mie considerazioni su Dragondale, gioco che vi consiglio se avete dei figli o dei nipoti o fate parte di un'associazione di poter provare, di far provare a dei bambini. Ringrazio il nostro tribuno Andrea Biasone che ci ha dato modo di potervi parlare di questo gioco, e se questo video vi è piaciuto io vi invito a iscrivervi al canale e di passare da tutti i nostri social, dalla nostra pagina Facebook, dal nostro profilo Instagram, e se volete vi invito anche a unirvi al nostro gruppo Telegram se volete fare 2 chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo. Daniele dal forum Sententiam, chiudo.